Buongiorno, oggi vi parlerò della DDL, acronimo di Ducati Data Logger, ovvero una centralina che permette di acquisire i dati veicolo durante una sessione in pista per poi fare un'analisi della propria performance ed individuare i punti di miglioramento tra un turno e l'altro. Inoltre, la DDL è dotata di un GPS integrato che grazie al suo ricco database di oltre 300 circuiti riconosce automaticamente il tracciato così da fornire informazioni sull'uptime direttamente sul cruscotto della moto. Sulla centralina è presente una porta USB-C per connetterla al proprio computer in fase di prima configurazione. Sotto la centralina c'è un'etichetta con SSID e password di una rete Wi-Fi. Questo perché è possibile interagire con la DDL tramite Wi-Fi, così da non doversi connettere via cavo alla moto dopo ogni sessione. Le impostazioni del Wi-Fi possono essere personalizzate successivamente e vedremo poi come fare. La centralina è posizionata nel codino della moto sotto l'unghia monoposto. Consigliamo di far eseguire l'installazione direttamente dal dealer. La DDL comunica con il veicolo tramite l'apposito connettore. Una volta che è correttamente collegata, viene riconosciuta automaticamente dal dashboard e lo si può verificare osservando la presenza dei suoi contenuti sul display. Sul dashboard comparirà un'icona che indica lo stato della centralina. Comparirà poi un menu dedicato, così da selezionare la tipologia di logging, quindi se spento, sempre attivo o solo in pista. Inoltre è presente una voce dedicata alla memoria, con possibilità di eseguire il reset. Se la DDL non è connessa al veicolo, tutte queste informazioni non saranno visualizzate. Le funzionalità gestite dalla centralina sono il lap time, ovvero la visualizzazione e registrazione del tempo sul giro e degli eventuali intertempi, e il data logging, ovvero la memorizzazione dei dati del veicolo per poi analizzarli successivamente tramite l'apposito programma. Per quanto riguarda la funzionalità l'uptime, la DDL ha in memoria un database di circa 300 circuiti e riconosce automaticamente il traguardo del tracciato quando si è nelle sue vicinanze. Inoltre, sui circuiti più famosi, dove corrono anche MotoGP e Superbike, sono memorizzati anche gli intertempi ufficiali. È importante verificare che nel menu del dashboard la voce lap sia attiva, riconoscibile dall'icona bianca. Se il circuito è stato riconosciuto, vedrai che le icone dei punti noti, quindi finish line ed eventualmente intertempi, diventeranno bianche. Se il circuito non è tra quelli presenti nel database, allora le icone rimarranno di colore grigio scuro. È possibile registrare un circuito non noto mediante l'utilizzo del tastino degli abbaglianti. La pressione corta del tasto flash imposta la posizione del traguardo, mentre la pressione prolungata imposta la posizione degli intertempi. Ricorda però che la procedura inizia sempre impostando il traguardo e termina automaticamente quando si esegue un nuovo passaggio sul traguardo. Durante il giro di setup è possibile memorizzare fino a 3 intertempi. Per quanto riguarda la funzionalità data logger, la DDL inizia a registrare automaticamente i dati veicolo ogni qualvolta viene acceso il motore. È presente un'apposita icona sul dashboard che mostra lo stato di logging. È importante però verificare dal menu che la voce data logging sia attiva prima di iniziare la sessione. Successivamente sarà poi possibile riguardare le proprie performance mediante il tool di analisi Ducati Race Kit. Il programma Ducati Race Kit serve per visualizzare i dati ed è realizzato in collaborazione con 2D. Può essere scaricato direttamente dal sito 2D Data Recording. Al momento è supportata solo per il sistema Windows, ma una volta installato il programma apparirà così. La prima cosa da fare per utilizzarla a pieno è attivare la licenza. Per farlo è necessario connettere la DDL alla porta USB. E poi connetterla al proprio dispositivo. Successivamente premere il tasto Wi-Fi Download e attendere la fine della procedura per attivare la licenza. Una volta attivata la licenza non è più necessario l'utilizzo del cavo, quindi possiamo disconnetterlo dal veicolo. Ora procediamo con l'utilizzo del programma attraverso i 3 tab principali: Evento, Misure e Analisi. Tramite la sezione Evento è possibile navigare in eventi passati per visualizzare acquisizioni già presenti sul PC utilizzando i 3 puntini, oppure generare un nuovo evento per salvare nuovi dati di una nuova giornata in pista. La barra grigia al centro indica l'evento al quale stiamo puntando per scaricare e visualizzare i dati.
Per creare un nuovo evento è sufficiente premere il tasto Crea evento, scegliere poi la tipologia di circuito, se aperto oppure chiuso, e poi scegliere il circuito tra quelli noti, se presente nella lista. A questo punto dare il nome all'evento per creare la cartella in cui saranno salvati i dati sul PC. I dati saranno sempre salvati nella cartella C Raise Data. La sezione Misure permette di interagire con la centralina per scaricare i dati o modificare impostazioni del sistema. Il testo scritto nella barra grigia indica il nome attribuito alla misura che verrà scaricata dalla centralina. Il pulsante Wi-Fi Download permette di iniziare la comunicazione con la DDL. Per connetterla al PC, prima di tutto, è necessario collegarsi alla rete Wi-Fi generata dalla centralina. Successivamente, tramite i pulsanti sulla parte superiore della finestra, è possibile cercare e connettersi al dispositivo, oppure modificarne le impostazioni. Una delle prime cose da fare è sicuramente modificare le impostazioni del dispositivo, così da personalizzare la rete Wi-Fi della DDL e verificare eventuali aggiornamenti firmware della centralina. Premere quindi sul tab Impostazioni dispositivo, oppure aprire il browser e navigare alla pagina web che si aprirà e fornirà la possibilità di modificare SSID e password del Wi-Fi della DDL, connetterla ad internet per verificare presenza di aggiornamenti, modificare l'ora di default della centralina, verificare lo stato del sistema, scaricare i dati in formato grezzo, ovvero in estensione 2DM, da convertire successivamente per visualizzarli sul programma Ducati Race Kit, consultare la lista dei circuiti presenti nel database, eliminare un circuito custom precedentemente configurato. Tornando sulla finestra Wi-Fi Download, dopo aver verificato di essere connessi alla rete Wi-Fi della centralina, è possibile eseguire la connessione cliccando sul tasto Cerca. Verrà quindi riconosciuta ed evidenziata la centralina con la quale si sta interagendo. Premendo poi il tasto Connetti, avverrà la comunicazione tra la DDL e il PC e verrà mostrato l'elenco dei dati presenti sulla centralina, così da permettere la selezione dei dati da voler scaricare. Premendo quindi sull'apposito pulsante inizierà il processo di download. Si avrà il caricamento delle barre di stato in basso a sinistra e successivamente si apriranno delle finestre di calcolo che inizieranno il processo di elaborazione dei dati. A fine procedura, i dati verranno automaticamente aperti nel tool di visualizzazione. In alternativa, è possibile eseguire il download dei dati attraverso il portale web come mostrato in precedenza. Sarà poi sufficiente trascinare il file in formato 2DM sopra il programma e avviare la conversione dei dati per poterli visualizzare correttamente. Nella sezione Analisi è possibile scegliere quale misura aprire tra quelle già memorizzate tramite l'apposita casella. Premendo il tasto Analisi si aprirà il tool di visualizzazione dei dati. Il tool di analisi dati presenta dei template già personalizzati dal team di sviluppo Ducati per una visualizzazione ottimale dei dati. Tramite la barra multifunzione posta nella parte superiore dello schermo è possibile modificare le impostazioni di visualizzazione dei dati. La schermata in basso mostra una panoramica dell'intera sessione in analisi, evidenziando il tempo di ogni giro. Il riquadro in grigio mostra la porzione di dati visualizzato attualmente nella schermata centrale. Al centro dello schermo, infine, troviamo il layout principale di visualizzazione, nel quale vengono mostrati grafici e tabelle per analizzare la propria performance in pista. Tramite il clic sinistro è possibile muoversi lungo il grafico. Il comando doppio clic col tasto sinistro attiva il cursore e permette di visualizzare i valori dei segnali presenti sullo schermo. Premendo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e poi muovendo il cursore verso l'alto e verso il basso è possibile modificare e zoomare la schermata. Nella schermata di DL Main vengono mostrate le informazioni principali di guida del pilota, quindi l'acceleratore, i freni, la velocità, la marcia, i giri motore ed il rollio. In questo modo è già possibile trovare diversi spunti di miglioramento della propria guida.
Sulla parte di destra vengono visualizzati una mappa del circuito con le marce utilizzate e delle tabelle riassuntive riguardo la propria performance di guida e le impostazioni dei riding mode durante tutto il run. Il layout performance approfondisce le informazioni viste in precedenza. È infatti possibile verificare l'efficienza delle proprie frenate, confrontando le pressioni in pinza e in pompa, ma anche la differente ripartizione tra freno anteriore e freno posteriore. Risulta ben visibile l'azione del race e CBS, così il contenuto del post-run, ovvero l'azionamento del freno posteriore in inserimento di curva con la sola azione del freno anteriore da parte del rider. È inoltre possibile confrontare la coppia richiesta dal rider con quella attuata dal veicolo. Il GG Diagram fornisce informazioni riguardanti l'efficacia delle proprie manovre, mentre la tabella riassuntiva in alto a destra mostra l'uptime, intertempi, ideal time dell'intera sessione. Il template DAVC analizza il funzionamento dei controlli elettronici durante la guida. Le tabelle sulla destra riassumono i livelli impostati durante la sessione. Il grafico al centro, invece, mostra l'effettivo intervento dei controlli, con le relative decurtazioni di coppia. La manovra viene inquadrata al meglio grazie agli angoli di rollio ed imbardata e dallo spin della ruota posteriore. La schermata Engine ed EQS è pensata per dare una panoramica del corretto funzionamento del veicolo, fornendo indicazioni sulla temperatura d'esercizio dell'acqua, la tensione della batteria, i giri motore e le cambiate. Una tabella riassuntiva comparirà in primo piano per fornire le informazioni principali a primo colpo d'occhio. In secondo piano, il grafico mostrerà l'andamento temporale dei segnali durante l'intera sessione. Il layout Compare to Run fornisce un'indicazione chiara e ben definita di pochi segnali ma fondamentali, come il confronto di giri diversi o sessioni diverse, così da comprendere dove si può migliorare. È possibile sovrapporre più dati utilizzando il simbolo della cartella gialla in alto a sinistra per scegliere una sessione differente da quella aperta, oppure con il simbolo più in alto a destra per sovrapporre un altro giro della stessa sessione. Se si è alla ricerca di un grafico semplice contenente le sole informazioni fondamentali sulla guida in pista, il layout Clean mostra esattamente i segnali desiderati. È perfetto per iniziare a migliorarsi utilizzando l'acquisizione dati. Se si connette una GoPro con GPS al PC con il layout video attivo, il tool caricherà automaticamente il video e lo allineerà ai dati, fornendo una panoramica a 360 gradi sulla sessione in pista. Durante questa visualizzazione, i dati del veicolo scorrono in maniera sincrona, permettendo una visione in contemporanea di tutti gli elementi. Vi ricordiamo che sul sito Ducati è disponibile il manuale d'uso della DDL, mentre sul sito 2D potete trovare ulteriori approfondimenti sul tool di analisi. Non mi resta che augurarvi un buon divertimento in pista.